Benedetto era appena arrivato ad Affile, un piccolo borgo tra i monti, in compagnia della sua anziana nutrice Cirilla, che lo aveva cresciuto come un figlio. Qui, mentre Cirilla piangeva per un setaccio di terracotta rotto, il ragazzo si mise a pregare e il vaso si ricompose prodigiosamente tra le sue mani. Era il suo primo miracolo. Nato a Norcia nel 480, Benedetto era stato mandato a Roma per gli studi. Ma la corruzione della città lo sconvolse. Voleva piacere solo a Dio. Così, ancora adolescente, abbandonò Roma e si rifugiò tra i monti Simbruini. Incontrò un monaco, romano, che lo condusse a una grotta nascosta nei pressi di Subiaco. Il Sacro Speco. Qui Benedetto visse per 3 anni in solitudine e preghiera, nutrito da Romano che gli calava il pane in un cesto. Qui dovette combattere le 3 tentazioni fondamentali: il desiderio di autoaffermazione, la tentazione della sensualità e infine la tentazione dell'ira e della vendetta. La sua fama crebbe. Presto giovani come Mauro e Placido, figli di nobili romani, andarono a cercarlo per farsi suoi discepoli. Con loro, Benedetto iniziò a costruire comunità monastiche nella valle di Subiaco. Ma il rigore di Benedetto non fu sempre accolto. A Vicovaro, alcuni monaci indisciplinati tentarono di avvelenarlo. Benedetto benedisse il calice di vino avvelenato, e questo si spezzò miracolosamente. Il Signore lo aveva salvato. Un'altra volta, i suoi nemici, non riuscendo ad avvelenarlo con il vino, mandarono a Benedetto un pane avvelenato. Ma un corvo, che il santo nutriva, prese il pane e lo gettò lontano, salvandolo dal veleno. Un giorno, il giovane monaco Placido cadde in un lago e stava annegando. San Benedetto, da lontano, vide il pericolo e ordinò a Mauro di correre in suo aiuto. Mauro, obbedendo, camminò sulle acque e salvò Placido. Verso il 529, Benedetto lasciò Subiaco e si diresse verso sud, a Cassino. Sulla vetta del monte sorgeva un tempio pagano. Benedetto lo distrusse, erigendo al suo posto un oratorio dedicato a San Giovanni Battista, l'embrione di Monte Cassino. Durante la costruzione di un monastero, un muro crollò e uccise un bambino che aiutava i monaci. Benedetto, addolorato, portò il bambino nella sua cella e pregò su di lui. Il bambino tornò in vita, completamente guarito. A Monte Cassino, Benedetto compose la sua regola, un documento che ha plasmato l'Europa. Prega e lavora, ora et labora, era il cuore di quella regola, una scuola del servizio del Signore, come la chiamava lui. Benedetto aveva una sorella gemella, Scolastica. Secondo la tradizione, si incontravano una volta l'anno. L'ultima volta, Scolastica lo pregò di restare più a lungo. Benedetto rifiutò. Allora lei pregò Dio, e un temporale impedì al fratello di partire. Parlarono di cose spirituali fino all'alba. Benedetto morì il 21 marzo 547. Aveva 67 anni. Dopo aver ricevuto la comunione, benedisse i suoi fratelli. Poi, secondo la tradizione, spirò in piedi, sorretto dai discepoli, con le braccia alzate in preghiera. Nel 1964, Papa Paolo VI proclamò San Benedetto patrono principale d'Europa. La sua regola ha plasmato il continente. Con la croce e l'aratro, Benedetto ha insegnato agli uomini a pregare, a lavorare, a costruire civiltà. San Benedetto da Norcia,
padre d'Europa, maestro di preghiera e di lavoro. Se anche tu vuoi vivere ora et labora, iscriviti al canale e attiva la campanella. Non perdere i prossimi episodi della serie I Santi in stile Ghibli.